Ciao a tutti cuoricini belli e bentrovati. Oggi ricettuzza buonissima e profumatissima, una ricetta base, andremo a fare insieme la marmellata di limoni. Limoni prettamente siciliani. Se mi seguite nelle storie di Instagram avrete visto che la settimana scorsa mi è arrivato un mega pacco dalla Sicilia, dalla mia mammina, con tutti i sapori e i profumi della mia terra. E chi vive a distanza come me sa quanto bello e quanto emozionante è ricevere un pacco così pieno di amore. Quindi, prima di lasciarvi alla ricetta, vi voglio consigliare un servizio di spedizioni. So che molti di voi che mi seguite vivete all'estero come me e anche a voi mancano i sapori della nostra terra, quindi il servizio che vi consiglio si chiama Spedire Adesso. Nessuno mi paga per dirvelo, ma ve lo dico perché so che molti di voi, come me, hanno quel senso di mancanza per i sapori, per i profumi della nostra terra. Quindi vi lascio il link giù nell'info box del servizio, che è comodissimo perché potete prenotare tramite internet e loro vengono a ritirare e vengono a consegnare direttamente a casa vostra. È un servizio facilissimo e comodissimo e poi potete telefonare, sono sempre disponibili, super disponibili e non costa nemmeno moltissimo. E per le persone anziane come mio padre, andare alle poste prima per andare a inviare un pacco di 30-40 kg e prenderselo sulle braccia era un po' pesantuccio, anche se lui è in gran forma, devo dire. Però lo trovo davvero comodissimo. Vi lascio il link giù nell'info box. Se volete maggiori informazioni prendete il numero di telefono e telefonate, perché sono sempre disponibilissimi. E poi, diciamoci la verità, costa molto meno di mandarlo con le poste. Poi la cosa bella è che potete inviare quasi di tutto: l'olio, gli alimenti, i formaggi, i salumi. Quindi se vi manca la vostra terra come me e fate i pacchi come me, vi fate arrivare i pacchi qui in Germania, in Francia, in Belgio, in Spagna, ovunque, vi consiglio questo servizio di spedizioni. Vi lascio la ricetta, vi consiglio di provarla perché è buonissima. Vi mando un grosso abbraccio e alla prossima dalla cucina del cuore. Ciao carosi belli! Quindi andiamoci ad occupare dei limoni che devono essere biologici, perché andremo ad utilizzare anche la buccia. Un consiglio che vi do è quello di partire da limoni che ancora hanno il gambo verde, quindi significa che sono freschissimi. Per andarli a lavare li vado a mettere in ammollo con abbondante acqua fresca e metto un cucchiaino di bicarbonato. Il bicarbonato purifica tutto, carusi, quindi andiamo a fare questa operazione per evitare eventuali residui di non so che cosa sui limoni. Trascorsa la mezz'oretta di ammollo andiamo a prendere una spugnetta pulita, come si suol dire, per essere piligiusi, da noi si dice così, andiamo a passarla su tutta la superficie della buccia dei limoni. Visto che andremo ad utilizzare la buccia, vi consiglio di fare questa operazione, ne va della nostra salute per essere sicuri che sono pulitissimi. Quindi andiamo a sciacquare un paio di volte i nostri limoni con abbondante acqua fredda, così siamo sicuri che non corriamo alcun rischio. Ed occupiamoci della vera e propria ricetta. Andate a ricavare la buccia di metà dei limoni che andrete ad utilizzare. Io in realtà li ho pelati tutti e utilizzo il pelapatate così da evitare di andare a ritirare pure la parte bianca, che è molto amara. Quindi faccio questa operazione e me ne serviranno per fare i miei limoni solo il 10% della quantità del succo di limone. Quindi andiamoci a mettere le buccette da parte e andiamo ad eliminare dai limoni la parte bianca esterna, come si dice da noi, ucaddo, il callo dei limoni. Quindi andiamo a tagliare i limoni a pizzetto all'interno di una ciotola. Dopodiché li andremo a pesare e se per esempio da me in questo caso ne sono venuti 1 chilo, vado a mettere la metà di peso di zucchero, quindi 500 grammi. Vado a mescolare il tutto e lo lascio un pochettino da parte così che i limoni iniziano a macerare. Nel frattempo vado a riprendermi le mie bucce, che utilizzerò solo 100 grammi, visto che i miei limoni sono 1 chilo, solo il 10% di bucce vado a mettere all'interno. Ovviamente potete metterne anche di più, ma per me queste sono le dosi perfette. Quindi le vado a tagliare a fettine sottilissime, ragazzi, così a julienne, molto sottile. Ovviamente per fare questo avrete bisogno di un coltello molto affilato. Per fare questo tipo di taglio vi consiglio di andare ad utilizzare un coltello da chef, ovvero un trinciante che va a fare il taglio così dondolando, andiamo ad ottenere delle fettine perfette. Ecco qui le nostre zesta bellissime, ragazzi, e andiamo adesso a pesarle. Ovviamente, come vi ho detto prima, io ne utilizzerò 100 grammi per 1 chilo di limoni.
Quindi andiamo ad inserire i nostri limoni che, come vedete, hanno già rilasciato un po' di succo all'interno di una pentola, con il fondo spesso almeno 1 centimetro, se 2 meglio. Quindi portiamo i nostri limoni sul fuoco a fiamma media e all'inizio metterò un coperchio che poi eliminerò per far arrivare prima a temperatura. Dal momento che inizia a bollire li lasciamo 30 minuti, mescolando di tanto in tanto, mi raccomando. Nel frattempo in un altro pentolino ho messo dell'acqua pulita e ho fatto sobbollire per 3 volte la mia zesta di limoni, così da eliminare tutto l'amaro. Quindi facciamo sobbollire l'acqua la prima volta, eliminiamo le zeste, andiamo a cambiare l'acqua e ripetiamo l'operazione per 3 volte. Alla terza volta andremo ad inserire un cucchiaio di zucchero nelle nostre scorzette di limone, così da addolcirlo un pochettino. Ovviamente nel frattempo non ve ne parlerò in modo molto stretto in questo video, perché sennò diventa lunghissimo. Andate a sterilizzare i vostri barattoli. Se volete un video apposito ditemelo, altrimenti vi scriverò poi nel blog come fare la sterilizzazione. E una volta che le nostre zeste sono arrivate a bollitura per la terza volta, le andiamo a mettere da parte. La marmellata di limone è molto delicata perché contiene il limone moltissima pectina, quindi state lì sempre a mescolare. Dal momento che inizia a sobbollire contate 30 minuti esatti. Io nel frattempo continuo la sterilizzazione dei miei barattoli, i quali ho portato a bollore per 30 minuti. 15 minuti prima della fine ho inserito pure i miei tappetti, così i miei barattoli sono sterilizzati. Poi li faccio asciugare nel forno e ho la mia sterilizzazione. Quindi trascorsi 30 minuti andiamo a prendere la nostra marmellata, che nel frattempo abbiamo mescolato sempre di tanto in tanto, e andiamola a passare in un passaverdure, così da eliminare tutte le ossa e tutta la parte bianca rimanente della pellicina del limone. Questa operazione potreste evitarla se vi passate il tempo lì a togliere le ossicine prima e la parte bianca prima, quindi pelandole a vivo, ma siccome è un'operazione troppo lunga vi consiglio di fare questo metodo, così con il passaverdure. Io ho utilizzato quello con i buchini più spessi perché il mio ne ha 3, magari vi metto il link giù nell'info box dove potete trovarlo. Ovviamente andate ad eliminare tutte le ossa in questo modo e quindi la vostra marmellata diventa pulitissima. Quindi versiamo di nuovo la nostra marmellata all'interno della nostra pentola e andiamo a questo punto a mescolare sempre. Io, per dare il mio tocco in più, ho aggiunto il mio estratto di vaniglia fatto in casa, del quale vi lascio il link giù nell'info box. Questo renderà la vostra marmellata di limoni ancora più buona. Ovviamente potete non metterlo, ma io ve lo consiglio. Quindi mescolate il tutto e rimanete sempre sul fuoco. Dal momento che arriva di nuovo a sobbollire contate 15-20 minuti, ma dovete regolarvi voi a occhio, perché tutto dipende dalla quantità di pectina che hanno i vostri limoni. Quindi dopo aver sterilizzato i miei barattolini, li ho fatti asciugare pure in forno, in questo modo come state vedendo, le vado a girare e vado a vedere se la mia marmellata è pronta. Come si fa? Ci sono 2 metodi. O prendete un cucchiaio e se le goccioline vanno a cadere tutte in un punto, la marmellata è pronta, oppure inserite un piattino all'interno del congelatore e vedete se la marmellata si gelatinifica subito, quindi se forma subito quella gelatinosa, patina gelatinosa. Come vedete la mia marmellata è pronta, quindi la vado ad invasare. A questo punto chiudiamo con i tappeti e capovolgiamola, copriamolo con una copertina, un canovaccio, qualcosa di calduccio, e lasciamola raffreddare lentamente.
Ed ecco cuoricini belli, come potete vedere è una ricetta semplicissima, vi consiglio di provarla perché è davvero buona. Vi ricordo che troverete anche la ricetta scritta giù nell'info box e tutte le cose di cui abbiamo parlato in questo video giù nell'info box. Io vi mando un grosso abbraccio, alla prossima video ricetta dalla cucina del cuore. Ciao!